Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di novembre 2022. Ok, abbiamo la carta della papessa. Amici del Capricorno, si parla di un periodo, diciamo, intuitivo. Per qualcuno si può trattare di un nuovo percorso di studi o semplicemente della canalizzazione, di una risposta che voi state aspettando. Magari avete qualche domanda di tipo filosofico in questo momento nella vostra vita e la sacerdotessa è proprio colei che canalizza dal sé superiore e anche dal proprio subconscio le risposte, insomma, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Dunque, partiamo con un 4 di coppe, la carta della stella, la carta nuovamente della sacerdotessa, questa volta al contrario, un cavaliere di bastoni, la carta dell'appeso e un 6 di pentacoli. Manca ancora una carta e la tiro fuori dopo. Allora, il 4 di coppe e la stella. Io qui sento che c'è qualcuno che sta desiderando, sta aspettando o un movimento dall'esterno, può essere da parte di questo cavaliere di bastoni, o comunque diciamo che ci sarebbe la possibilità di guardare altrove rispetto alle tre coppe vuote, diciamo così, che ci sono qui. C'è questa offerta intorno a voi che probabilmente qualcuno qui non vede, si è un po' focalizzati su un obiettivo. La carta della stella, appunto, parla di desideri, di sogni, di obiettivi, per cui sento che in questo momento siete ben focalizzati, diciamo così, su quello che è il raggiungimento dei vostri obiettivi. Cosa succede? Che abbiamo la papessa al contrario. È come se l'energia fosse proiettata più fuori che verso l'ascolto interno e infatti ce l'avete anche come energia generale. Quindi qui si tratta di entrare in connessione con voi stessi. Questo cavaliere di bastoni, allora, potrebbe rappresentare o una persona che in qualche modo potrebbe essere la persona che desiderate, o potrebbe essere qualcuno che è intorno a voi che comunque non vi fa vedere chiaro e vi blocca un pochettino, perché comunque abbiamo la carta dell'appeso qui, no? Abbiamo poi anche un 6 di pentacoli e qui, ecco, sento appunto che c'è bisogno di rimettere un po' di equilibrio. Vediamo l'ultima carta che cosa mi danno. Perché comunque quando c'è l'energia dell'appeso è sempre un momento di stand-by e potrebbe essere verso la metà di novembre, un momento di fermo, un momento dove probabilmente vedrete che vedrete le cose da un altro punto di vista, perché comunque l'appeso è appeso a testa in giù, di conseguenza vede il mondo al rovescio, vede il lato B della medaglia, vediamola così. Il 6 di pentacoli, come vi dicevo, parla della necessità di rimettere in equilibrio le forze che si danno fuori rispetto alle forze che si danno dentro. Qui lo sento un po' così proprio per queste due carte, per la stella e la sacerdotessa al contrario. E poi terminiamo con un cavaliere di coppe, la torre al contrario e un re di pentacoli al contrario. Effettivamente qui ho come la sensazione che stiate aspettando un movimento da parte di qualcuno. Potrebbe essere un re di pentacoli e qui però c'è la torre al contrario, ragazzi. Potrebbe essere che non arrivi esattamente il tipo di offerta che voi vi aspettate con questo cavaliere di coppe. Ora, se per voi è una situazione familiare, perché comunque qui abbiamo un re di pentacoli e potrebbe fare riferimento a un padre o comunque un tutore, una figura diciamo così di riferimento, è un po' come se qui qualcuno si aspettasse un certo tipo di aiuto che in qualche modo
non vedo tanto, non arriva, o è una proposta o è un aiuto di tipo economico, può far riferimento a qualche discorso, diciamo così, legato a una casa, ad un immobile, ma qui si tratta, di riequilibrare le energie, no, è un po' come se prenderete consapevolezza del fatto che, non è come lo avete pensato. Quella relazione non è come sembrava o cose di questo genere, quel tipo di persona. È come se prendeste consapevolezza che una persona in realtà eh, intorno a voi non è poi così, mi viene da dire generosa. Guardate, in realtà il 6 di Pentacoli è una carta di forte generosità ed è una carta di equilibrio. Però qui ho come la sensazione, vedendo l'inizio della lettura, che siate voi ad aspettare un aiuto dall'esterno e quindi anche questo 6 di Pentacoli che sia quello che ricevete voi in un certo senso, che è un po' giusto, dato col contagocce, mi viene da dire. Mm. Andiamo a vedere per i single cosa vi riesco a dire di più. Perché comunque se fosse una situazione appunto familiare, qui è come se non si riuscisse a fare un movimento. Cioè si sta aspettando come una forza esterna qui che arrivi, che cambi, può essere una persona effettivamente o un movimento, perché appunto i cavalli indicano un movimento dall'esterno che comunque in realtà qui non vedo tanto. Anzi, avendo la torre al contrario, come se qualcuno si rende conto che non riceverà quell'aiuto che gli hanno promesso o non riceverà quello che gli hanno promesso. Come se cadesse un mito. Andiamo a vedere per i single. 5 di spade, quindi già si parte da una situazione un po' conflittiva, può essere un conflitto con se stessi, può essere un conflitto con qualcun altro, ma lo vedo più a livello mentale. Di solito sono le lotte di potere interne dell'ego, il 5 di spade. Proseguiamo poi con un 8 di spade e qui sento che qualcuno è abbastanza assorbito da quello che è la quotidianità, può anche essere per questioni di lavoro, visto che comunque c'è un 8 di pentacoli, o può fare riferimento al fatto che stiate in un certo senso pensando, sognando nei minimi dettagli, mi viene da dire. L'asso di bastoni mi dice che avete voglia di fare un'azione, un movimento in una certa direzione, però con il 3 di spade sento che qui c'è ancora da elaborare qualche tipo di sofferenza che probabilmente, avendo il 5 di spade qui all'inizio, è una sofferenza dovuta alla mente, ok? Sono i giochi della mente, vi dicevo, no? Il 5 di spade. Ok, andiamo a vedere l'appeso. Asso di coppe, non male, e nuovamente la sacerdotessa, quindi la terza volta, perché 1, 2, 3, che avete la sacerdotessa. Andiamo a vedere l'ultima carta, e la stella al contrario, e c'era la stella anche lì. Ok, dunque, l'asso di coppe, ragazzi, se siete single, che non avete proprio nessuno in testa, nessuno che vi gira intorno, con l'asso di coppe potreste veramente fare un incontro, mm? Un incontro. Tenete presente che comunque avete due figure nella linea superiore, nella prima linea, quindi è un bellissimo asso di coppe, quindi vi dico che è molto facile che in questa seconda parte della lettura, quindi diciamo verso metà novembre, che possiate incontrare, fare un incontro particolare. Voi avete due assi comunque, magari è una persona che già conoscete, non lo vedo per molti, però per qualcuno potrebbe risuonare, con la quale inizia uno scambio di tipo, direi anche un po' romantico, se vogliamo, visto che c'è un asso di coppe. La sacerdotessa, di nuovo, è la terza volta. Qui si tratta di entrare in contatto con voi stessi, ma soprattutto di seguire l'intuito. Non perdete le speranze, insomma. Il fatto che ci sia la stella al contrario mi dà veramente
da pensare che siate un po' senza speranze, probabilmente perché c'è anche questa sorta di disillusione, no? Un po' con la torre. Però ecco, è come se questa persona fosse un po' lontana dai vostri desideri, diciamo così. Nel senso che non ha probabilmente gli stessi desideri, gli stessi obiettivi che avete voi. Ed è lì che crollano le certezze. Mm. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Comunque, sia la stella che la papessa sono carte che sono fortemente connesse con la luna, con la parte femminile, con la parte ricettiva. È molto importante, secondo me, per voi singoli in questo periodo, per voi in generale, ehm, appunto, dare un valore a quello che sentite, a quello che intuite. Normalmente, quando non si dà retta all'intuito, entrano i giochi della mente. Cioè, l'intuito normalmente ci parla sempre e ci dice le cose come stanno. Ci dice, guarda che lì c'è qualche cosa che non va. È la mente che poi comincia a creare pensieri per non dar retta all'intuito, perché magari quello che ci fa sentire l'intuito non lo vogliamo accettare. Quindi poi entra in gioco la mente e manipola la situazione. Tre di spade per le persone che sono in una relazione, ce l'avevano anche i single. Andiamo avanti, vediamo, perché qui è una sorta di delusione, sento, perché comunque abbiamo il 4 di spade, scusatemi, di coppe qui in alto. Abbiamo un 4 di bastoni al contrario e un 2 di bastoni al contrario. Quindi, ragazzi, sento che nella relazione in cui siete in questo momento non c'è un reale appagamento, non c'è un reale progetto per il futuro. Vedete che comunque abbiamo un 3 di spade, il 3 di spade è sempre una sofferenza, una ferita, diciamo così, che è ancora aperta, ok? Il 4 di bastoni parla invece di una unione che in realtà non è poi così felice. E il 2 di bastoni al contrario è sempre la mancanza, secondo me, di obiettivi futuri. I single qui la stella in effetti ce l'avevano al contrario, qui si tratta di focalizzare proprio quelli che sono gli obiettivi. Andiamo a vedere come va avanti la stesa. Ok. 5 di spade, è incredibile come le energie alla fine sono quelle. La temperanza al contrario, la regina di pentacoli al contrario. Beh, è un bel 10 di denari alla fine lettura, quindi voglio dire, alla fine si va verso il compimento del 10 di denari. Allora, ritorniamo un attimo qui. Abbiamo questo 5 di spade che anche i single avevano. Ripeto, qui sento che c'è una sorta di macchinazione che è stata fatta dalla mente per quello che riguarda una situazione all'interno della relazione o la relazione stessa. E il fatto che ci sia la temperanza al contrario mi dà proprio da pensare, ragazzi, che non ci sia un equilibrio. Qui avevamo l'appeso del 6 di pentacoli, Non c'è, probabilmente non c'è un equilibrio delle parti a livello materiale all'interno della relazione, uno dei due dà di più e, e la temperanza, se riguardasse proprio solo voi, è proprio questa discrepanza tra quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. Perché la mente, come vi dicevo prima, l'intuito fa parte un po' di quello che è la parte empatica, no? La parte del divino femminile, mentre la mente è più del divino maschile, no? E quindi ci sono sempre queste due parti, il fuoco, diciamo, e l'acqua, che sono da ricalibrare. In realtà poi con questa regina di pentacoli al contrario, sento che siete voi che non date retta a voi stessi, siete voi, perché quando la regina di pentacoli è al contrario mi parla di anche un po' di aridità, ma è quello che state vivendo in questo momento, secondo me, no? Però anche qui si tratta di lasciar stare i giochi della mente, il 5 di spade qui, il 5 di spade qui,
di lasciare stare i giochi della mente, di rendervi conto, prendere contatto con voi stessi, con il vostro lato femminile, con il vostro lato emotivo e riconoscere le emozioni che state provando che non vi piacciono per poter arrivare alla comprensione, al compimento, a un reale cambio. Il 10 di Pentacoli è anche un dono molte volte, inaspettato. Qui c'era un Re di Pentacoli che è una figura che comunque anch'essa parla di doni, di persone che vengono in aiuto, e anche il 10 di Pentacoli è una carta che potrebbe venire in aiuto. Diciamo che può esserci un qualche tipo di offerta, ma potrebbe essere, non essere, scusate, l'offerta che voi vi aspettavate. E quindi esserci un po' di disillusione, diciamo così, con questa torre, ecco, se vogliamo. Però comunque c'è un 10 di pentacoli alla fine, c'è un po' di bisogno di speranza in realtà per i single, ma comunque poi abbiamo anche questo cavaliere di coppe che parla di un'offerta, di una proposta, di una chiacchiera, può anche essere un confronto, può anche essere qualcuno che vi dice qualche cosa o che vi porta una notizia. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura. Ricordatevi sempre che tutto cambia. Quindi se siete in questa fase ecco, guardate, tutti e due i 5 di spade sono esattamente o sotto o sopra, comunque in linea col 3 di spade. Qui è la vostra mente, ragazzi, che sta creando questa sofferenza. Per quello che vi dicono di riprendere contatto con voi stessi, con la vostra parte femminile. Andiamo a vedere un oracolo. È sicuro per te amare, ce n'è un po' in realtà. È sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Wow. Ma infatti il 3 di spade c'è in tutti e due i gruppi, qualcuno qui ha sofferto. Poi abbiamo lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli amici. Anche gli amici possono dare amore, non è magari l'amore di coppia, ma è amore, è energia. Esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico. Quindi qui in un certo senso vi dicono di non mollare. E poi, wow! E poi abbiamo fidanzamento. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. In effetti qui un bel 10 di denari ce l'abbiamo, parla di famiglia in senso compiuto, in senso fisico, in senso allargato. Qui single c'era qualche cosa che era legato alla quotidianità, se per caso avete già qualcuno per le mani, diciamo così. C'era il desiderio di vivere questo tipo di quotidianità, ok? Quindi si va al passo successivo. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!